Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video di calciomercato in casa Napoli, perché si muove qualcosa per quanto riguarda il secondo esterno d'attacco, ovvero questa situazione Ndoye piomba il Nottingham Forest sul calciatore. E per quanto mi riguarda è tutto grasso che cola, ma ci arriviamo e facciamo il punto della situazione con questa virata su Ademola Lookman del Napoli. Ovviamente anche le uscite, Lindstrom si affaccia il Wolfsburg per quanto riguarda il calciatore del Napoli, e la situazione Osimhen sembra che si sia trovata la quadra tra le due tranche con garanzie bancarie e la clausola che il Napoli, De Laurentiis e lo staff andranno ad inserire nel contratto di Victor Osimhen. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace questo video, come dico sempre, fa piacere al sottoscritto e dà una mano all'algoritmo un grandissimo like. Partiamo dalla situazione Ndoye e poi ci soffermiamo sul resto. Il Napoli continua a trattare per Dan Ndoye, ma non lo farà per sempre, come fa sapere il Respekto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo X. Il Nottingham Forest presenta la prima offerta ufficiale al Bologna per Ndoye, obiettivo principale per il ruolo di ala. Ndoye ha già detto sì al progetto Nottingham Forest e i colloqui tra i club inizieranno ora con le altre squadre ancora interessate, tra cui il Napoli e anche il Crystal Palace. Il Nottingham Forest ora spinge forte. Il Napoli non si ferma solo alla pista Ndoye, visto che nella lista di manna per l'esterno d'attacco c'è anche Ademola Lookman. La società azzurra ha cambiato totalmente passo nelle trattative, non rimane ferma ad aspettare, ma è pronto a cambiare strada. Così potrebbe fare anche per lo svizzero, visto che la trattativa con il Bologna non decolla. Dicevo, grasso che cola l'inserimento di un'altra squadra, perché in primis acceleri le operazioni nel caso lo vuoi portare ovviamente a Napoli, così come è successo un po' per Lucca. Abbiamo letto nei 48 ore antecedenti ovviamente alla decisione del Napoli a portarlo in azzurro e farlo firmare, l'inserimento dell'Atalanta che poi ha perso Reteghi, lo stesso inserimento del Milan a quanto si leggeva. Invece il Napoli poi diciamo che ha portato a casa l'attaccante accelerando un attimo i tempi. Ecco perché è grasso che cola, si accelerano le trattative anche se Ndoye non dovesse finire in maglia azzurra. E poi punto secondo, vai a stanare situazioni e voglia di vestirla la maglia azzurra, perché nel caso tu vuoi andare via da Bologna per diciamo fare altre esperienze e incrementare tra virgolette la carriera dal punto di vista sia dell'esperienza ma sia diciamo dei numeri e dei gol fatti, se vuoi andare in un altro campionato, se vuoi sfidare altre situazioni, per amor di Dio è tutto lecito, però accelerando e con l'inserimento di altre squadre vai anche a diciamo a vedere se vuoi veramente poi vestire l'azzurro. Il Napoli vira a quanto si legge su Ademola Lookman, e voi mi direte su Ademola Lookman c'è l'Inter, abbiamo letto, c'è l'Inter, andrà all'Inter, non andrà all'Inter. Allora, l'operazione Lookman, almeno a quanto ho letto per quanto riguarda la società nerazzurra, prevede il pagamento dei 50 milioni, il cartellino e quant'altro, e 5 anni di contratto a 4 milioni netti, che poi sono 40 lordi per 5 anni, quindi è un'operazione complessiva di 90 milioni. E viste le situazioni in casa Inter e il dover tenere d'occhio tantissime sfaccettature per quanto riguarda il loro di bilancio, deve andarci con i piedi di piombo, cosa che il Napoli invece può fare, legata comunque alla situazione Osimhen, che a quanto pare si è sbloccata, e forse in questa settimana che comincia da domani in avanti vedremo anche la fine, ma ci arriviamo e vediamo cosa ci hanno fatto sapere. È un'operazione quella di Lookman, dicevo, che il Napoli può tranquillamente portare a conclusione. C'è la situazione carattere di Ademola Lookman, che potrebbe essere un calciatore che poi un bel giorno si rivolta, si ribella, ti fa qualche sgarbo a livello contrattuale, così come abbiamo vissuto con l'altro di nigeriano. Però il Napoli è cresciuto da quella situazione, è cresciuto da quella firma che comunque ha messo sul contratto insieme ad Osimhen, che poi è stata un'arma a doppio taglio, il rinnovo, lo stipendio, eccetera eccetera. È cresciuto tanto e ovviamente andrà ad inserire, nel caso poi Lookman vuole firmarle quelle carte, andrà ad inserire tutta una serie di situazioni che andranno a favore della società e non porteranno problemi poi in futuro. Tanto è vero che Victor Osimhen è un passo dal diventare un nuovo attaccante del Galatasaray, lo stiamo dicendo da 60 anni,
Si parla di una fumata bianca imminente. Con tutti i dettagli dell'operazione ormai definiti tra i due club, l'accordo prevede un trasferimento totale da 75 milioni di euro. Il Galatasaray verserà 40 milioni entro la fine di questo mese, con i restanti 35 milioni da saldare entro luglio 2026, quindi l'anno prossimo, garantiti da 2 lettere di credito. Un aspetto cruciale voluto fortemente dal Napoli è l'inserimento di una clausola anti-Italia valida fino al 2027 per scongiurare un ritorno di Osimhen in Serie A come avversario, perché si era parlato e si era detto che comunque in contatto con altre società del campionato italiano lo compra il Galatasaray e poi con le garanzie di qualche altra società in Serie A, che poteva essere in questo caso ad esempio una Juve di turno, lo compravi in accordo con i turchi e quindi andavi diciamo a snellire un tantino l'operazione per quanto riguarda poi la squadra italiana che l'avrebbe acquistato. Anche la percentuale sulla futura rivendita del bomber nigeriano, ultimo punto in discussione, è stata finalmente concordata. Osimhen è dunque pronto a volare ad Istanbul per iniziare una nuova avventura, lasciando un'eredità importante nelle casse partenopee e un voto significativo nell'attacco azzurro. Articolo scritto da Pierpaolo Madrone. Ti voglio bene, carissimo Pierpaolo Madrone, ovviamente, ma non credo che Osimhen va a lasciare un vuoto significativo nell'attacco azzurro. Assolutamente no. Tanto di guadagnato dal punto di vista societario, dal punto di vista della monetizzazione e dei soldi e dal punto di vista umano e dello spogliatoio. Poi che sia un attaccante che segna, che butta le porte a terra, che è messo in condizione fa 30 gol all'anno, siamo tutti d'accordo, ma a Napoli non ci sarebbero state secondo me le condizioni dal punto di vista mentale per performare al 200%, anzi probabilmente meglio che va a finire così e che non passa più da Napoli, perché si sarebbe arrivati veramente alle mani tra Conte, staff, il presidente, Osimhen. Sarebbe stata una situazione secondo me che poteva degenerare vista tutta questa diatriba in questo paio d'anni. Detto questo, contentissimo per il fatto sia di Ndoye sia per la squadra per la squadra o per le squadre che arriveranno e accenderanno tra virgolette la trattativa, dandogli un'accelerata oppure una virata totale del Napoli, così senza perdere assolutamente tempo. E a quanto pare, a quanto abbiamo letto in un altro articolo, Osimhen dovrebbe andare martedì, ma dovrebbe al condizionale martedì in Turchia per effettuare le eventuali visite mediche del caso, a meno che la proposta e gli accordi trovati che abbiamo appena letto non siano tutta fuffa e invenzione dei media, ma non credo, perché comunque il Napoli in base a questa situazione potrebbe virare su Lookman e portare il quarto esterno a casa. C'è il Wolfsburg su Lindstrom, a quanto si legge per le uscite il Napoli è molto attivo sul calciomercato in entrata, ma deve riuscire anche a piazzare numerosi esuberi. Uno di questi nomi in uscita è Jesper Lindstrom, arrivato nella stagione post scudetto, ha deluso completamente le aspettative, anche le mie, che ci tenevo tanto, ci puntavo tanto. Lindstrom quando il Napoli lo acquistò ero contento come una Pasqua, poi non è andata come ci si aspettava. Anche nella successiva annata in prestito all'Everton il suo rendimento non è stato dei migliori. Così gli azzurri sono in cerca di una sistemazione per l'esterno offensivo. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, il Wolfsburg ha fatto un'offerta al Napoli. Il club tedesco di Bundesliga vuole prendere Jesper Lindstrom con la formula del prestito oneroso a 1 milione, con diritto di riscatto fissato a 13 milioni più 1 milione di possibili bonus, quindi 15 milioni in totale, 13 più 1 più 1 milione di bonus, 15 milioni in totale. Si attende la risposta della società partenopea. Per quanto riguarda il rendimento di Lindstrom e non averlo visto ovviamente a Napoli e nemmeno all'Everton, diciamo che 15 milioni possono risultare pochi per quanto lo hai pagato, però sarebbe comunque un'entrata diciamo abbastanza soddisfacente per quello che non hai visto del calciatore. Però parliamo sempre di un prestito oneroso a 1 milione con un diritto di riscatto fissato a 13 e il milione di bonus eventuali. I bonus saranno sicuramente, vista l'operazione messa così, dovrebbero essere un bonus per il milione da raggiungere, diciamo molto facili, senza mettere poi bonus che non raggiungerai mai. Però bisogna vedere il Napoli se accetta la situazione
prestito e diritto di riscatto, anche perché in tutte le trattative in uscita che stiamo leggendo e ci stanno facendo sapere, le condizioni sono quasi sempre le stesse. E ovviamente sicuramente possono essere soldi che entrano l'estate prossima, tutto quello che volete, però il fare cassa è una cosa, diciamo, molto importante per il Napoli, anche perché fai mercato, inizi la stagione, cominci le competizioni, vai avanti in campionato, la Champions, tutte le competizioni da giocare, e al limite la sorte, il fato o diciamo qualche infortunio ti portano a gennaio a dover mettere almeno una pezza, due pezze. Nel caso il Napoli, per esempio, prende Lookman che parte per la Coppa d'Africa, esempio, parte per la Coppa d'Africa, salterà 5, 6, 7 partite, le abbiamo già analizzate, le partite che poi potresti saltare tu calciatore nel caso devi giocare la Coppa d'Africa, e quindi mettiamo che la sorte in quel di dicembre o inizio gennaio ti porta a dover intervenire un attimo, anche per calciatori comunque fatti e finiti con prestiti a limite onerosi a 3, 4, 5 milioni, ecco perché un piccolo gruzzoletto in entrata senza avere poi quel milione più tot per il diritto di riscatto sarebbe una cosa abbastanza, diciamo, che farebbe star più tranquilli la società, ma va bene anche comunque il prestarli per cercare di riscattare poi il calciatore, che sia il Wolfsburg o qualcun altro, l'estate prossima, perché non c'è posto a Napoli e quindi andresti a finire nel dimenticatoio totale, concludendo praticamente la carriera. Non è che non riusciamo a piazzare un Lindstrom di turno e allora te lo vedi in campo a settembre, assolutamente no, lo potrei vedere solo e solamente in tribuna, perché il Napoli che si sta costruendo sarà fatto e finito con gli acquisti che devono arrivare. Conte è stato molto ma molto chiaro e quindi finirete fuori rosa nella maniera più assoluta nel caso non si riesce a piazzarli. Due paroline in ultimo e concludiamo sulla conferenza stampa, che dal punto di vista strutturale ha avuto lacune di qualsiasi tipo, quella di De Bruyne. Mi soffermo solo sulla domanda che è stata fatta a livello tattico, perché De Bruyne dice: il calcio di oggi è comunque in movimento, questo 4-3, il 3-4-3 sono solo cose statiche che ovviamente vengono scritte, ma dipende dalla doppia fase, dipende dalla fase di possesso e di non possesso, quindi fate delle domande un tantino più intelligenti, dico io, per il semplice fatto che comunque abbiamo a che fare con calciatori di una caratura diversa, non è che ti presenti a fare la domanda, che ne so, a un centrocampista di turno, e il centrocampista di turno ti potrà dire: io sono a disposizione del mister, riesco a fare questo, questo e quell'altro, vediamo di rendere al meglio. Invece calciatori che comunque hanno trofei, hanno dal punto di vista tattico lavorato poi con i migliori e da sempre, è normale che ti rispondano così, e anche giustamente è stata una conferenza stampa dove abbiamo visto la convinzione del calciatore, abbiamo visto la tranquillità di De Bruyne nell'aver accettato il Napoli, il progetto ambizioso e tutto ciò che sta girando intorno, così come diciamo l'affinità con Conte è già scattata, si stanno parlando tanto, a quanto stiamo vedendo nel ritiro, nei giorni di ritiro a Di Maro, anche perché passa tutto per Kevin De Bruyne per quanto riguarda mettere il pallone in cassaforte, per quanto riguarda l'impostare una fase offensiva, per quanto riguarda siamo in difficoltà, dobbiamo uscire da una situazione critica, e c'è un Kevin De Bruyne, così come c'è anche Lobotka in campo, che sono due calciatori dove quando sei in difficoltà puoi tranquillamente passargli la palla e uscire da situazioni molto ma molto pericolose. Detto questo, sempre Forza Napoli, buona domenica ragazzi. Ovviamente per chi andrà al mare e per chi starà a casa a fare un bel pranzo domenicale, vi auguro una buona domenica e Forza Napoli. Ciao.